At night, the lights, all the shady features, and all our empty worlds. Behind the sea, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. Buongiorno ragazzi! Ma buongiorno! Guardate dove siamo e che paesaggio! Siamo davanti a un paesino abbandonato e stanotte abbiamo dormito qui. Un posto Proprio qui. trovato così per caso lungo il percorso. Qui c'è un piccolo fiume, o quello che ne resta, Ora andiamo a qualche vedere. sasso bagnato, diciamo più che fiume, che l'acqua non è molta. C'è un silenzio. La cosa bella è che c'è un piano incredibile, non abbiamo capito se ci dovesse passare una strada. Qui insomma a fianco al paesino abbandonato c'è questa sorta di spiazzo pianeggiante e per noi è una gioia, così Esatto. non abbiamo nemmeno dovuto metterci in bolla e siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, era un po' tardi, quindi cena e annanna. Sì, ieri abbiamo fatto un lungo trasferimento, quasi 300 km verso nord, perché abbiamo una meta molto importante che ci aspetta. Qui ci sono i sassi bagnati, perché più che corso d'acqua sono veramente dei sassi bagnati. Ma ora vogliamo esplorare un pochino il paesino, che sono veramente 4 casette abbandonate, anche solo per sgranchirsi un po' le gambe. E poi da non sottovalutare lo scenario dietro al paesino, perché qui, signori, si vede bene la catena dell'Atlante. Che è ancora in parte innevato. Esatto, e che è molto molto alta. Ci sono ancora le porte, secondo me alcune di queste case abbandonate sono ancora utilizzate da qualche pastore, perché alcune porte hanno ancora il lucchetto, mentre qui dalla parte opposta abbiamo una mini moschea Col mini minareto. col mini minareto, magari si può entrare. Facciamo un po' di urbex in Marocco. Completamente vuoto, però ben tenuto, ben conservato. E anche qui c'è un lucchetto, quindi qua non possiamo entrare, sono tutte le porte chiuse a chiave. Tra alcune di queste stanze invece sono accessibili. Vediamo se qui si può entrare. Wow! E che colori! Molto particolare, questo paesino. Questa moschea è carina, ma quel mini minareto è bellino bellino. Via prima che ci chiudano qua fuori, anzi qua dentro. Fanno lo scherzo, i fantasmi. Qui c'è anche un pozzo d'acqua, si vede un po' di acqua sul fondo. Sono un po' di... questi sono fichi d'India questi? Sono un po' afflosciati però. Sono senza frutti. Qui il tetto è un po' pericolante, guardate questi travi di legno come sono piegati, è pericolosetto, Salutiamo il mini minareto e il paesino abbandonato. Ci rimettiamo in strada, riprendiamo il nostro cammino. Prima ci siamo fermati un'oretta e abbiamo fatto un po' tutti i servizi per Charlie, ovvero pulizia interna, ogni tanto dopo il deserto soprattutto era doverosa perché avevamo una bella quantità di sabbia, cambio delle lenzuola
e quindi ora insomma Charlie è un po' più splendente dentro, fuori è rimasto ancora bello zozzolone. Prima o poi gli toccherà. Prima o poi gli tocca, e noi invece stasera ci faremo una bella doccia, quindi l'interno di Charlie è splendente, diciamo. The further we move on from all those yesterdays, happiness gets nearer. The light that we see No, ma guarda che paesaggio, so guarda che fast strada. ahead. Wow. It's home, it's getting clear. Piani! Un altro mondo, siamo nel Far West. Stiamo attraversando una zona fuori dalle rotte turistiche che ci sta regalando grandissime emozioni dal punto di vista paesaggistico. La zona è completamente deserta, tutte queste montagne di roccia, di sabbia, di terra rossa, non c'è praticamente nulla se non questa strada che la attraversa. Ci sono tanti attraversamenti su questi fiumi completamente asciutti, come questo che stiamo guardando, e giù infatti ci sono le pecore, ma salendo verso nord lungo questa strada, la N15, è veramente un paesaggio pazzesco, incredibile, mozzafiato. Incredibile. Ma perché stiamo andando a nord se eravamo nella metà, diciamo così, del Marocco? Già, perché C'è tutto? un perché, ragazzi. Perché vi fate questi chilometri? Presto lo scoprirete. C'è un perché. To somewhere. Nothing from the past can hurt us anymore. We're free of what we lost. Not anything or anyone will hold us back, no matter what the cost. And I know Lungo strada abbiamo trovato questo mercato agricolo dove vendono, al di là delle pecore, dei muli, degli animali da portare via, ci sono tutte queste balle di fieno caricate su questi camion in maniera incredibile. Guarda questo. Che la domanda è: come fanno a caricare tutte queste balle di fieno su questi camion in questa maniera? Incredibile, eh? Non lo so, veramente. Ce ne sono tantissimi. Opere d'arte. Opere d'arte. Abbiamo visto macchine e furgoni andare via con caricata una balla sul tetto, qualcuno ha caricato una pecora, una capra. Sì, sì. Quindi l'idea è che vengano a comprare un po' di tutto. Guarda questi. E di lui ha comprato un paio di balle, le porta via col mulo. Wow, le tagliatelle! Le tagliatelle di nonna Pina, pieno di energia, effetto vitamina. Energia, ci vogliono di energie su questo lungo viaggio. Tagliatelle con il sugo di... Alla matriciana. alla matriciana. Che non l'ho fatto io, ma anch'esso viene dall'Italia. Uno degli ultimi Uno barattoli. degli ultimi. Uno degli ultimi. Vabbè, gli daremo una degna fine. Buon appetito, mangiamo e poi si prosegue. Finito il pranzettino, rimettiamo in moto Ciardino e sì, partiamo verso il Mar Mediterraneo. Nino, perché se no non fa rima. Il Mar Mediterraneo. E cosa c'è sul Mar Mediterraneo? C'è una cosa che ci interessa. C'è la Spagna. Ovvero andremo nelle sclave, cioè vogliamo andare nelle sclave spagnola di Melilla. L'avete mai sentita? Melilla. Ebbene sì, qua in Marocco ci sono ben 2 territori spagnoli.
Ceuta, che è più vicina a Tangeri, e Melilla, che è praticamente qua al nord, più vicina al confine algerino. E perché ci andiamo? Bella domanda. Spieghiamolo ai nostri amici. Siccome in Marocco ci sono tantissime cose da vedere e a noi sta piacendo moltissimo, Questo è il punto fondamentale. Questo Marocco ci ha preso più di quello che ci ci ha aspettassimo. preso più di quello che ci aspettassimo, e quindi i canonici 90 giorni che ti danno a disposizione a noi non bastano. Non bastano perché facendo poi un passaparola con altri viaggiatori, studiando mappe, guardando libri di viaggio del Marocco, abbiamo segnato tantissime cose da visitare, naturalistiche, città, luoghi, spiagge, di tutto di più. E quindi tutti questi puntini che abbiamo segnato li vogliamo vedere. E li vedremo. E li vedremo. E ci siamo resi conto, facendo due calcoli, che probabilmente siamo un po' corti nei 90 giorni appunto che ci danno all'ingresso del Marocco. Dovete sapere che se uno esce dal Marocco e poi rientra, riottiene di nuovo 3 mesi di 90 visto, giorni, altri 90 giorni. precisamente. Ed è quello che vogliamo fare noi. Non è una cosa che tentiamo, ma abbiamo letto e sentito altri viaggiatori e sappiamo che si può fare. Con l'occasione noi visiteremo anche Melilla, perché siamo un po' curiosi anche di capire questa colonia spagnola, questo territorio spagnolo su territorio marocchino come possa essere. Quindi faremo una giornata dentro Melilla e, se tutto va come dovrebbe andare, perché non abbiamo la certezza matematica al 100%, ovviamente c'è una dogana, quindi uscendo verso Melilla timbrano il passaporto e poi entriamo in comunità europea, perché è Spagna. Esatto, tutto questo a piedi, bisogna Sì. precisare questa cosa, perché noi lasceremo Charlino in territorio africano. Perché Charlie non ha grossi problemi, lui è privilegiato e quando è entrato in Marocco gli hanno dato 6 mesi di permanenza. Il signorino qua può stare 6 mesi sciallandosela, invece noi come passaporto personale soltanto 90 giorni. E quindi vi stavo dicendo che al rientro da Melilla verso il territorio marocchino la dogana ritimbra il passaporto e da lì decorrono altri 90 giorni. Noi ora proviamo e poi vi diremo se questa strada è fattibile, se presenta problemi. Speriamo di oppure no, pensiamo che è male che possa andare e alla fine comunque ci teniamo i nostri giorni residui e purtroppo a malincuore taglieremo un po' il tour che abbiamo pensato di fare e tutte le tappe che vorremmo visitare. Perlomeno in questo viaggio. Però incrociate le dita per noi, perché se noi otterremo il prolungamento del visto vedrete tante belle cose anche voi. Quindi fate il tifo, un like serve per darci la carica, è gradito, grazie. E quindi ora ripartiamo dopo il pit stop pranzo. Andiamo, mancano circa un'oretta e mezzo all'arrivo alla prima cittadina che poi si affaccia a Melilla. Ovviamente andremo domani mattina, non stasera. No, quindi stasera domattina, armati a piedi, tenteremo questa impresa. Abbiamo già individuato un luogo sicuro con guardiano recintato dove poter lasciare il nostro mezzo, quindi quella sarà la nostra destinazione di oggi. E tutto questo gran caos, ebbene sì, è Nador. Nador! Sei Nador! sei contento? Ti mancava il caos cittadino? Guarda, non vedevo l'ora. Praticamente ragazzi uno shock, perché siamo entrati da quella zona desertica subito dentro la città di Nador e già è cominciato caos, semafori, blocchi ripetuti della polizia, odore di smog, insomma non ci siamo più abituati, no. Perché siamo stati praticamente in mezzo al nulla per tanto tempo e è veramente scioccante, soprattutto l'odore, veramente un conto è essere fra le campagne, le montagne, il deserto,
ma l'odore dello smog cittadino, sto tossendo da mezz'ora. E dobbiamo attraversare la Nador, faremo il vialone principale verso quello che è praticamente il paesino di frontiera sotto a Melilla, che si chiama Beni Ensar. Beni Ensar. Parcheggeremo lì, dormiremo lì, lasceremo domani Charlie e andremo a fare l'escursione per Melilla by foot. Seguiteci perché ne vedrete delle belle. Il mare! Dopo tantissimo tempo che abbiamo salutato l'Oceano Atlantico, rivediamo questa volta il Mar Mediterraneo. Ma per essere precisi non è proprio mare aperto, perché qui sulla costa, fra Melilla e appunto la costa marocchina, c'è una sorta di laguna, c'è una striscia di terra lunghissima che crea questa laguna e quindi la protegge dal mare aperto. Buongiorno ragazzi Buongiorno! e benvenuti a Beni Ensar. È molto presto per i nostri standard. Anche un po' nuvolosetto stamani. Sì, stamani è nuvoloso, un po' chiuso, sta dormendo il cielo come sto dormendo io. E ci stiamo preparando per attraversare il confine. Siamo a 20 minuti a piedi dal confine con Melilla e quindi con la Spagna, e quindi tenteremo questa carta. Abbiamo lasciato Charlie in quel parcheggio custodito e recintato. Tra l'altro abbiamo svegliato anche il custode che dormiva perché era presto, perché era tutto chiuso e lui dorme nella gabbiola lì, porino, però dovevamo uscire. E dovevamo anche lasciare Charlie in un luogo sicuro. E quindi questo è stato il parcheggio ottimale. Ora una ventina di minuti a piedi e poi vedremo se ci vorranno in Spagna e soprattutto se riusciremo a rientrare in Marocco. Probabilmente, se non sicuramente, non potremo registrare molto perché questo è un confine molto difficile, quindi speriamo di arrivare presto di là senza fare troppe code e poi vi racconteremo com'è andata. Percorriamo questo lungo vialone che ci porta dritti in dogana. Cada día doy la gracias a esta vida. Ragazzi, la bandiera della Spagna! Vuol dire qualcosa, vuol dire che siamo a Melilla! Siamo a Melilla! Quanto ci abbiamo messo? 10 minuti. 10 minuti nemmeno, velocissimo, non c'era nessuno. Non c'era nessuno, è stato un pochino più accurato nella selezione dei dati, nel controllo del passaporto, l'ufficiale marocchino, quindi all'uscita dal Marocco, ha fatto un po' di foto, ha controllato 2 o 3 volte i passaporti, però era tutto regolare e ha messo il timbro d'uscita, quindi ora siamo ufficialmente fuori del Marocco. E Charlie è invece ancora in Africa. Poverino! Mentre ovviamente dal lato spagnolo c'era una poliziotta carinissima, ci ha sorriso, ci ha chiesto dove andate, ma era chiaro, no? Ha detto a fare un tour, una scoperta turistica della ciudad, e quindi ci ha augurato buon tour, buon viaggio, e è stato veloce. Speriamo che esca anche il sole perché almeno la vediamo meglio. Oggi è un po' così, però siamo felici di essere in Melilla, la prima volta nella nostra vita che visitiamo queste esclave spagnola. E come vedete il distributore parla all'euro. Ci sono i prezzi esposti in euro, il diesel, quello base 1,08 euro, mentre la benzina verde 1,17 euro, quindi molto bassi, siamo quasi allineati con il Marocco. Percorriamo il Calle de los Héroes de Alcantara. Olè! E ci sono le targhe spagnole. Olè! Certo fa senso, È stranissimo. È stranissimo. Come se vi prendessero e vi lanciassero in un altro stato, con una passeggiata veramente breve. Cambiato tutto quanto. Cartelli stradali, distributori, la moneta, la lingua. La lingua. Già gli ufficiali di dogana parlano tutti spagnolo, ovviamente, quindi così. Le sclave funziona così. Razones para quererte, tengo tantas
Ragazzi, Ta-da! il Mediterraneo! Che emozione! Senti l'odore, il profumo proprio... Mamma mia, quant'era! Che Mamma mia! quest'aria frizzantina, al di là della giornata, ma è una gioia essere qui. Ora tocchiamo anche la sabbia mediterranea. E laggiù La città di Melilla. Quindi noi cercheremo di raggiungere il centro che si trova più o meno in quella zona. Pensate, Melilla è molto piccola, si tratta di 12 km quadrati di territorio, ma il centro è praticamente 1,5 km, ce lo giriamo tutto. Se ancora non ci credete, siamo nella Playa de Melilla, nella città nella ciudad di Melilla. ogni cartello la chiama città autonoma di Melilla, Ciudad Autónoma de Melilla. Ma che ci fa una città spagnola in Africa? Dovete sapere che in territorio africano ci sono 2 territori che appartengono alla Spagna, sono questo qui di Melilla e quello di Ceuta, che sono 2 esclavi spagnoli in territorio marocchino. Hai studiato, Noi, Ah. lo sapete, ci piacciono queste peculiarità geografiche e se non l'avete visto vi rimandiamo per l'appunto a vedere il video di quando siamo andati in Belgio a vedere Già! tutti i vari esclavi, enclavi, ben 30 passaggi di confine, tutti all'interno della stessa È cittadina. vero, è vero. Fra Olanda e Belgio. C'è la playlist, se vi piacciono queste cose lì vi divertite, perché in uno stesso parcheggio parcheggiare a destra o a sinistra significa parcheggiare in 2 nazioni diverse. È forte. E nel frattempo sta per uscire il sole, dai che esce. Como en la nada, contigo soy llama y agua, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada, me vuelvo abismo como en la nada. Ragazzi, il Mercadona, sapete cosa vuol dire? Emozione. Emozione, vuol dire Emozione pura. che ci andiamo subito a comprare qualcosa di muy gustoso. Ci mancava il Mercadona. Ci prepariamo qualcosa per il pranzetto e qui gli diamo sotto come se non ci fosse un domani. Non abbiamo portato niente con noi perché sapevamo che ci aspettava un Mercadona, e dopo mesi in Marocco non ne vuoi approfittare? Anche perché in frontiera non puoi attraversare la frontiera stessa con generi alimentari, Cibi, bevande di cibi, ogni bevande. genere. Sono molto rigorosi proprio perché altrimenti ci sarebbe un commercio, diciamo, che non controllano. Giusto o sbagliato non stiamo a sindacare, però comunque ci mangiamo qualcosa qua per pranzo e poi non porteremo Esatto. nulla. Significa che tutto quello che compreremo ce lo sbraneremo. Soprattutto Fede ha buone intenzioni. Sì, guarda, non facciamo avanzi. Ragazzi, la pizza, che pizze che abbiamo. No, la carbonara. E poi anche un po' di formaggio. Anche sì. Così. Gran riserva de Serrano, jamón serrano. Questo mi gusta. Le salsicce, ragazzi, le salsicce. Come si fa? Non le possiamo portare? Il vino, abbiamo il vino. E abbiamo anche la birra. Prendiamo 2 belle lattine. Mi prendo anche il formaggio, guarda. Quanti dolcetti, ragazzi. E qui, ragazzi, abbiamo anche la cartina geografica della Ciudad de Melilla. Noi siamo praticamente qui davanti al porto e ci facciamo ora una passeggiata verso Plaza de España. Cerchiamo di raggiungere questa piazza, Strano. l'immancabile Plaza de España. Lì vedete il centro, ora cerchiamo di raggiungerlo. Facciamo un giro sul bastione delle mura. Ed eccoci arrivati, questa, ragazzi, è la Plaza de España. E qui abbiamo il viale che ci porta verso le mura. Dalla super fotografata Plaza de España
Arriviamo laggiù in fondo, vedete il bastione, alla Ciudad Vieja. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se acabó. Trata de festejar, celebrar. Questa scala, ragazzi, ci porta dentro la vecchia città. Abbiamo letto nel cartello informativo che anticamente, circa nell'anno 1680, l'ingresso era dotato di ponte levatoio con catene e qui sotto c'era tutto un fossato. Poi successivamente negli anni è stato rimosso il ponte levatoio e il fossato qui sotto è stato ripienato. Me rompe. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo Wow, del che spettacolo, cigarette. Me pierdo en la ciudad a llegar. Ma quanti scalini ci sono? Si doveva andare al mare e ci sono gli scalini, ma che è sta storia? Meno male ci siamo comprati il pranzo dal Mercadona. Los frenos los arranqué, me siento feliz porque E sopra le mura sventolano tutte le bandiere delle varie province spagnole. burlaste de mí, se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Ecco il faro di Melilla, ragazzi. Wow, ce l'abbiamo fatta! Siamo entrati in questo bastione dove c'è un museo storico militare e abbiamo una bella visuale su tutta la costa circostante. C'è anche un plastico che riproduce la zona in cui ci troviamo. Estrellas brillan, quiero un carro que corra más. A veces yo soy yo voy a ser otro yo. La signora all'ingresso, molto gentile, ci ha indicato di passare qua dentro e di affacciarci da questa finestra, perché da qui abbiamo un'ottima visuale. E ci ha indicato bene. Ci ha indicato bene? Guardate qua. Oh, che bellezza! È solo da stare attenti ai bombardamenti, ma dei gabbiani. Eccolo lì il faro! Guardate che scogliera! E soprattutto guardate che affaccio che abbiamo da qui. E manca anche il sole. Guardate la costa! Ciao Gabbiano! Ci è mancato poco, pensavo mi venisse a fucilare. Guardate qua, qui è zona altamente pericolosa. Ma com'è ben difesa sta città, eh? Laggiù c'è il porto quello moderno e dietro di esso c'è il porto quello dei pescatori. E ora siamo saliti nel punto più alto e panoramico, dove sventola la bandiera della Spagna. E dove si vede tutta la vista panoramica di Melilla. Melilla ha una popolazione di circa 87.000 abitanti, circa ad oggi, nel 2026. Pensate però che la densità per chilometro quadrato è molto elevata, supera circa i 7.000 abitanti. Pensate che il territorio di riferimento è di circa 12 km quadrati. E ora ragazzi, pranzo con il prosciutto e anche due belle birrettine spagnole. Ci siamo presi il pane, ci facciamo due panini. Buon appetito ragazzi! Quant'era!
Finito il pranzettino, facciamo ritorno da Ciarlino. Si spera, aggiungo io. Perché ora viene il bello, ora dobbiamo tornare in Marocco. Intanto dobbiamo fare ancora una bella passeggiata per raggiungere la frontiera. E non è scontato perché siamo Esatto. un bel po' qua, almeno una mezz'oretta a piedi ci sarà. Vabbè, intanto smaltiamo i panini al prosciutto. Poi vi diciamo anche quanti chilometri abbiamo fatto alla fine della giornata. Sempre che riusciamo a tornare da Charlie. Esatto. Frontiera del Marocco, arriviamo! Ancora poche centinaia di metri. Speriamo perché c'è un mal di gambe. Anche qui dovremo staccare la GoPro e speriamo di darvi notizie al più presto dall'altro lato. Marocco! Siamo rientrati! Già la prima spesa con il pane. E vai! Ragazzi, più veloce l'uscita dell'entrata. Veramente, 10 minuti, 5 minuti! La nostra esperienza è stata così. Abbiamo letto di tutto, code chilometriche, persone disperate che non le facevano entrare. Abbiamo letto di tutto nel web. Questa è la nostra esperienza, ci teniamo a dirlo perché è andata così. Solo il primo poliziotto dal lato marocchino entrando verso Melilla sembrava più titubante, ha guardato tanto il passaporto, foto, è stato molto lì. Però era all'alba, Dubbioso. magari si deve ancora svegliare. Può darsi. Poi ovviamente la poliziotta spagnola ci ha fatto entrare al volo e al ritorno, cioè adesso, abbiamo fatto mezza giornata come avete visto, poi abbiamo pranzato, al ritorno anche dalla Spagna siamo usciti velocissimi. Velocissimi. E l'ufficiale di dogana del Marocco, noi pensavamo ci farà 1 milione di domande, ci chiederà dove andate, che fate. Niente. Praticamente ha timbrato il passaporto e ci ha chiesto in inglese dove state andando, in che direzione, e noi gli abbiamo detto la nostra direzione un po' così ipotetica perché poi non siamo molto sicuri. Sì, gli abbiamo dato un campeggio di una città che dovrebbe essere una delle prossime mete, ma sapete che i nostri percorsi poi... Esatto, quindi eventualmente se fate questo passaggio in dogana guardatevi perché il Marocco vuole un address, stavo dicendo, un indirizzo di riferimento. Quindi noi avevamo dato un'occhiata, questo campeggio ci piaceva, gli abbiamo detto questo, l'ha inserito nel computer, ci ha dato i timbri e ci ha salutato. C'è da dire anche che non c'era nessuno, solamente 10 persone, le automobili in ingresso 0, in uscita ce n'era una ventina e le stavano tutte perquisendo. Sì, controllano tutto, ogni automobile fanno tirare fuori tutti i bagagli e le controllano uno a uno. Quindi anche questo un altro motivo per il quale non siamo entrati con Charlie, perché sai se sbucaltano tutto Charlie e tirano fuori tutto ci stiamo 3 giorni. Esatto. Quindi comunque volevamo fare questo giro in Melilla e a questo punto approfittare anche dell'estensione perché adesso abbiamo altri 90 giorni. Abbiamo altri 3 mesi ragazzi che ce li possiamo gestire a nostro piacimento e in questo modo possiamo visitare il resto del paese senza avere questa spada di Damocle sul collo che ti dice guarda che si avvicina all'uscita. L'orologio, TikTok, un altro giorno, un altro giorno. Come avete visto siamo stati giorni anche fermi a goderci il lago, il deserto, gli spazi naturali che ci piacciono a noi, però effettivamente come diceva Fede c'è questo tic tac dei giorni che passano e devi rientrare per forza entro quel giorno. Il biglietto ve lo ricordiamo, l'abbiamo fatto aperto, quello della nave che ci porterà verso la Spagna. Dura un anno, quindi nessun problema. Non avremo problemi, potremo decidere noi quando andare al porto e prendere il traghetto. Mentre Charlie ha 6 mesi di permesso, quindi ci rientriamo alla grande. Anche la nostra assicurazione sanitaria di viaggio l'avevamo fatta molto lunga perché è molto conveniente. Vi ricordiamo che noi usiamo Eimondo, andate a vedere il link, trovate anche un piccolo sconto che non fa mai male e quindi noi partiamo sempre con quella.
e l'avevamo fatta proprio di lunga percorrenza, quindi di lungo periodo, di lunga durata, e quindi siamo coperti anche estendendo il visto agli altri 90 giorni. L'unica cosa che rimane da fare sarà a tempo debito l'estensione dell'assicurazione per Charlie, perché noi non abbiamo la carta verde per il Marocco. Ma non abbiamo problemi, perché abbiamo visto che comunque si trovano tantissime agenzie di assicurazione, quindi ancora non c'è scaduta. Quando scadrà faremo il prolungamento così per il periodo che riteniamo necessario a coprire il povero Ciarlino. E ora andiamo a ritrovare il nostro Ciardino, che è lì che ci aspetta, che dirà: ma dove sono andati questi due disgraziati? Fa così con l'orologio. E vai, Marocco, aspettaci. Marocco 2.0. Hola signoretta. Voilà. Hola, che tal? Ed ecco il nostro parcheggio. Torniamo da Charlie. Ecco Charlie nel suo parcheggino. Abbiamo già pagato il parcheggio, 60 dirham, e siamo pronti a ripartire. Lo sapete quanti chilometri abbiamo fatto? Anzi, lo sai quanti ne abbiamo fatto? Non lo so, ma guardate, mi sono sfiancata praticamente. I piedi ci fumano. Abbiamo fatto 12 km e mezzo. Ah, però, Però. Infatti ora mi metterò lì seduta buona, mi faccio una pennica. Vai, sali a bordo che si parte. Ciao parcheggio. Merci. Merci. Gracias. Grazie. Shukran. Il signore parla un po' arabo, un po' francese e un po' spagnolo. Ciao garage, grazie di averci ospitati per questo breve e intenso periodo. Mi fumano i piedi. Mamma mia, zitta, Mamma mia, che male, ragazzi. È mancato un po' il sole, è vero, però almeno non abbiamo sudato, è andata meglio per Quello noi, è vero, perché quello è saremmo stati stanchissimi. Abbiamo deciso, nonostante siamo stanchi, di lasciare comunque questo posto. Fede ha detto che se la sente di guidare, anche se facciamo pochi chilometri, ma usciamo dal caos cittadino di Nador, perché dovete sapere che con tutti i nostri giri nel deserto, vicino ai laghi, nella natura marocchina più selvaggia, non riusciamo a tollerare il caos, il rumore, lo smog della città. Veramente ce ne rendiamo conto di queste cose quando per tanto tempo ne siamo fuori. Quindi la decisione è stata presa, pochi chilometri, ma tentiamo di raggiungere un po' la campagna e dormiremo quantomeno nel silenzio. Guardate qua, carichi improbabili. E siamo di nuovo al Marjan, andiamo a fare un po' di spesa visto che non abbiamo potuto importare nulla dalla Spagna, e ci accontentiamo di quello che troviamo qua. Tra l'altro c'è anche il Bricoma e l'Electroplanet se vi serve qualcosa. Alla fine non potevo resistere, hanno il Sikaflex, la schiuma poliuretanica della Sikaflex. Questo è effettuato, non potevo resistere, non potevo non prendere il Sikaflex. Don't need my guts right now, 'cause I'm still figuring it out. You're the silver lining when I can't seem to find it. When the whole world is against me, you're not. Baby, you're the bright side when there's no goddamn sunshine. You're always around to pick me up. You're the silver lining. E questo, ragazzi, è il posticino che abbiamo trovato per questa notte in riva a questo lago artificiale che avevamo già visto all'andata. Sembra essere un posto molto tranquillo, passeremo la notte qua. Right